Benvenuti ragazzi, io sono Johnny Blaze e oggi vediamo un video diverso dal solito. Questa vuole essere una guida per chi inizia a fare il jungler in League of Legends, una guida molto basilare che manca, perlomeno in italiano, che manca su YouTube. Se avete visto i miei video sapete già che gioco in bronzo, quindi non voglio fare il professore o ancora meno il pro, dicendovi come si gioca a LoL. Vorrei però dare un'infarinatura delle basi a chi inizia in questo ruolo. Nei commenti quindi astenetevi da cose del tipo nabbo e simili, so già di esserlo e so che ancora devo imparare molto. Vorrei partire dalla cosa più stupida ma meno seguita, almeno negli elo più bassi come il mio. Quando volete provare una build, un campione o un percorso di farm, createvi una partita personalizzata o al massimo fate una coop contro IA. È brutto trovare giocatori anche in partite normali che non hanno mai visto il campione che stanno usando. Certo, non si può comprendere tutto contro i bot, però iniziando contro i bot potete eliminare tutti i dubbi più grossi. E per favore, non provate niente in ranked. Fate partite classificate quando già conoscete a menadito il vostro campione, build e percorsi. Questo è un consiglio per tutti, non solo per i jungler. Non rovinate le partite al prossimo. Allora, continuiamo la guida parlando dei buff della landa. Guardando la mappa dal Nexus verso la giungla, dalla sinistra in alto troviamo Gromp, il rospo, il buff blu, poi abbiamo i lupi, i raptor e il buff rosso e alla fine i Krag. Il discorso del buff blu e del buff rosso lo lascerò a più tardi. Prima analizziamo gli altri buff della giungla. Il buff di Gromp è solo per i jungler o perlomeno per chi ha lo smite o punizione in italiano. Questo buff fa un danno nel tempo, non sto qua a dirvi quanto danno fa e per quanto tempo, non è questo lo scopo della guida. Questo danno nel tempo o DOT, Damage Over Time, sarà applicato a chiunque vi attaccherà, quindi a mostri o campioni avversari, o anche minion ovviamente. Quello dei lupi non è un vero e proprio buff. Usando punizione sul lupo più grosso, esso farà partire una sentinella che rivelerà i campioni nemici che entreranno in quella parte di giungla per qualche secondo, dopodiché scomparirà. Abbiamo poi il campo dei raptor. Usando punizione sul raptor più grande otterremo un buff che ci permette di vedere i ward invisibili nemici. Lo farà solo per qualche secondo e poi scomparirà e scomparirà anche la nostra visione sul ward stesso. Infine i Krag. Con punizione sul Krag più grande otterremo un buff che ci permette di stunnare i mostri, esclusi i draghi, messaggero della landa e barone. Oltre ai mostri stunneremo anche i minion ad ogni terzo colpo che infliggeremo loro. Ok, visti questi buff andiamo a parlare di quelli più importanti, ovvero il buff blu e il buff rosso. Il buff blu cosa fa? Una volta che gli daremo il colpo di grazia, il buff che ci darà il mostro ci darà la possibilità di rigenerare il mana e l'energia a seconda del campione più velocemente. Ci darà un cooldown reduction, cioè la possibilità di ricaricare le abilità in minor tempo e poi un buff al danno magico. Una cosa che in pochi sanno, che comunque pochi sfruttano, almeno da quello che ho visto io, è che usando la punizione sul golem che ci dà il buff blu, questo ci renderà un ammontare di mana. La punizione invece sul mostro che ci darà il buff rosso, al posto di renderci un piccolo ammontare di mana, ci darà invece della vita, preziosa soprattutto in giungla. Il buff in sé per sé continua a darci vita, però solo quando siamo fuori dal combat. In più, con questo buff infliggeremo dei danni nel tempo a tutti i nemici che colpiremo, quindi sia mostri che campioni. Ultima cosa, ma non meno importante del buff rosso, è che i nemici che colpiremo verranno rallentati. La peculiarità del buff rosso e del buff blu è che possono trasferire da campione a campione, purtroppo solo tra campioni avversari, nel senso passeranno al nostro avversario quando verremo uccisi se abbiamo il buff. Se ne abbiamo uno, se ne abbiamo due, il discorso non cambia, quindi se ne abbiamo uno
ne trasferiremo uno, se li abbiamo tutti e due li trasferiremo entrambi. Quindi occhio a non farvi uccidere almeno quando avete i buff sopra. Bene, se volete approfondire vi lascio un link in descrizione alla pagina wiki che però è in inglese. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.